E vi presento questa guerriera della paleo, Ethel Cogliani. Prego. Allora, dopo la scoperta della K2, adesso andiamo a scoprire un problema, praticamente a livello medico non viene è quasi totalmente sconosciuto, che è l'ipocloridria. Quanti di voi per alzate di mano conoscono l'ipocloridria? Ok, che cos'è l'ipocloridria? Quali sono i sintomi associati in modo da poterla diagnosticare? Cosa la causa? Quali sono le conseguenze dell'ipocloridria e come trattarla? Ora, giusto per far capire quanto è importante sapere che cos'è l'ipocloridria e quanto è importante e quanto è dannoso il fatto che sia sottovalutata, cerchiamo di capire, sempre per alzate di mano, chi tra di voi soffre di reflusso gastroesofageo. Rimanete con le mani alzate, un po' di ginnastica. Poi, chi fa uso o ha fatto uso di farmaci, su con le mani, chi ha detto rimanete su. Chi fa uso o ha fatto uso di farmaci in modo continuato? Rimanete sempre con le mani su, mi raccomando. Chi fa uso di alcol, fumo, caffè, alzate le mani, non mentite, non mentite. Ultima, Chi ha sofferto di artrosi alla spalla? Chi è stressato? Ok, allora, praticamente chi ha risposto sì a più di queste volte qui, ovviamente è molto probabile che avrà un problema di ipocloridria. Brava. Ma andiamo a vedere ancora più a fondo. Intanto il problema di ipocloridria è un problema a carico dello stomaco, quindi cerchiamo di capire a grandi linee che cosa fa lo stomaco e come lo fa. Quindi, come svolge le sue funzioni? Svolge le sue funzioni con enzimi digestivi e pH acido, ok? Lo scopo di queste due componenti, che sono le due componenti, diciamo, principali che a noi ci interessano oggi, è quello, uno, di digerire la componente proteica, soprattutto dei cibi di natura animale, ok? E poi ovviamente queste proteine, grosse ammasse di proteine, vengono tagliate in catene corte, poi passano all'intestino e lì vengono ulteriormente elaborate e quindi assorbite. Quindi estrae dalla componente proteica delle sostanze, che siano vitamine o minerali, ma quello che ci interesserà oggi in realtà è la terza funzione. In realtà lo stomaco mantiene anche l'equilibrio della flora intestinale. Ok, questa funzione nessuno la considera. Ora, quindi qual è la vera causa del reflusso gastroesofageo? Se noi abbiamo detto che lo stomaco ha bisogno di acido per funzionare, e anche questa bellissima vignetta lo illustra perfettamente, in qualche modo dire che il reflusso gastroesofageo è acidità di stomaco potrebbe anche essere sbagliato a questo punto. In realtà definire il reflusso gastroesofageo come acidità di stomaco è errato totalmente, anzi è perfettamente l'opposto, potremmo chiamarla alcalinità di stomaco o basicità di stomaco. Quindi che cos'è l'ipocloridria? Proprio una definizione velocissima, è un malfunzionamento dello stomaco causato da una scarsa produzione di acidi gastrici. Quali sono i problemi dell'ipocloridria? Il primo è che spesso i sintomi non sono associati soltanto a un problema digestivo, quindi quello che può succedere praticamente è che sono dislocati in varie parti del corpo, e poi li vedremo, diciamo, quelli che sono più comuni, e vedremo che praticamente alcune volte le persone dicono: ma che cosa c'entra il mal di stomaco con quello che ho io? Adesso piano piano andremo a vedere che cosa c'entra. L'altro problema è che spesso il trattamento medico del reflusso, dei problemi gastrici, va contro la risoluzione dell'ipocloridria, anzi va addirittura a peggiorare. Altro problema è che spesso non è facile trattare l'ipocloridria, perché anche trattandola direttamente, magari anche correttamente, le cause dell'ipocloridria tendono praticamente a farla ritornare, a farla recidivare, perché bisogna lavorare anche a monte, e le vedremo le cause. Poi che non è facile far capire al paziente il meccanismo e tutte le implicazioni dell'ipocloridria, le vedremo, sono veramente tantissime, spero di riuscire a dirle tutte quante in modo chiaro. Poi non è facile far perseverare abbastanza tempo il paziente da farlo regredire totalmente. Che cosa vuol dire? Spesso i pazienti dicono: e vai, non c'ho più il problema. Il problema fondamentale è che se uno non va a lavorare bene sulle cause, quel problema ritorna. Ok? Quindi diciamo bisogna perseverare. Non basta aver avuto la soluzione immediatamente.
Prima di iniziare a parlare dell'ipocloridria vorrei parlare di Giorgio. Giorgio è praticamente il mio paziente, quello sul quale ho fatto un lavoro enorme, sono 2 anni che lavoro sulla sua problematica. Lui era venuto da me solo per il primo punto, quindi forte dolore addominale causato da gonfiore. Lui erano 3 settimane che non riusciva neanche a dormire, non riusciva ad andare neanche al lavoro a causa di un dolore addominale. Però in realtà lui erano ormai un decennio abbondante, anzi più di 10 anni, che soffriva anche di ansia e depressione e che l'avevo portato all'assunzione regolare di psicofarmaci. Questa non ve la racconto tutta quanta, ma è soltanto un sunto di 6 pagine di testimonianza che mi ha fatto Giorgio, nel quale lui racconta che all'età di 18 anni ha iniziato con dei problemi gastrici e i medici l'hanno mandato a casa dicendo prendi troppi caffè. Poi a 23 anni ha cominciato con problemi d'ansia e gli dicevano che era troppo stressato, dopodiché a cascata lui si è ritrovato con 3 cassetti quotidiani di farmaci che prendeva tutti i giorni fino a che non mi ha incontrato a 32 anni. Okay. Diciamo che quello che è successo nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorare sui suoi dolori cronici è stato che dopo pochi giorni ha cominciato a risolvere quei dolori che l'avevano portato da me a livello gastrointestinale. Dopo 2 settimane, è un tempo record, non è che accade sempre, però è accaduto con lui, ha tolto l'ansiolitico che prendeva 3 volte al giorno e dopo 9 mesi ha deciso finalmente di staccarsi anche dall'antidepressivo e piano piano abbiamo iniziato a toglierlo, adesso sta 1 volta al mese invece che 1 volta al giorno. Questo è il quadro di Giorgio dopo 2 anni. Ovviamente mi ha fatto la foto dei farmaci, dice questi qua non li prendo più, li tengo soltanto come ricordo. Altri casi studio che non vi racconto, ve li ho messi soltanto qua per farvi capire che oltre 100 casi studio ho trattato con questo come punto centrale l'ipocloridria e poi abbiamo lavorato tutto quanto intorno. Altri casi studio li abbiamo lavorati con l'ipocloridria, messo però in un contesto diciamo di complicazione, diciamo, nel quale non era proprio centrale l'ipocloridria, ma ci aiutava diciamo a stabilizzare il problema. Dato che abbiamo capito quanto è importante l'ipocloridria, andiamo a vedere come riuscirla a autodiagnosticarcela. Okay? Dobbiamo essere noi i nostri primi dottori. Intanto per tutti gli ipocondriaci un sintomo non fa la diagnosi, l'ho scritto sotto, quindi mi raccomando, a parte alcuni che sono classici dell'ipocloridria, alcuni sintomi possono essere veramente le cose più svariate, quindi mi raccomando mettete insieme una buona quantità di sintomi prima di dire che avete ipocloridria. Il primo, reflusso gastroesofageo, se c'è lui è sicuro che ce l'avete. Sibodisbiosi, non ne parliamo adesso, ne parliamo più in là. Infezioni croniche, anche qui non mi soffermo perché la riprendiamo più in là. Difficoltà a digerire qualsiasi cosa, soprattutto proteica. Negli stati avanzati in realtà alcuni pazienti hanno difficoltà anche a ingerire l'acqua, quindi attenzione a prendere i vostri problemi quando sono all'inizio e non alla fine. Poi ipersensibilità e sanguinamento gengivale e nello stadio più avanzato annerimento della base dei denti. Non so se avete mai visto appunto quelle persone che hanno tutta quanta la parte dei denti marrone, molto probabilmente è un problema gastrico. 99 volte su 100. Meteorismo e aerofagia, che insomma tutti quanti sanno che cos'è, brontolio della pancia e effetti non troppo piacevoli. Respiro superficiale. Molte persone quando si sentono ansiose dicono appunto che si sentono ansiose, in realtà molto probabilmente hanno difficoltà digestive. Il sintomo dell'ansia è un respiro affannoso superficiale, ok? In realtà potrebbe essere un sintomo di problema gastrico. Gonfiore nella parte alta dell'addome circa 1 ora dopo che abbiamo mangiato. Diarrea o stipsi, dipende dai casi. Mal di gola, voce roca, mutismo, sensazione di amaro in bocca, alito cattivo, muco o bolo che risale lungo l'esofago. Questo qui è proprio una sensazione, sembra proprio come se fosse tipo dei granelli di polvere che risalgono su dallo stomaco fino alla gola. Senso di vomito, soffocamento, sinusite. Mi vorrei fermare un secondo su questa cosa della sinusite, a meno che non sia un soggetto allergico ed è primavera, allora potete avere la sinusite. Se vi capita, non vi è mai capitato in vita vostra, potrebbe essere associato a un problema di stomaco. Questo sintomo qui in realtà me lo sono autodiagnosticato io quando mi è venuto un problema di
l'ipocloridria. In realtà non riuscivo ad associarlo all'ipocloridria perché non mi era capitato nessun paziente che mi aveva lamentato questa cosa. Io, risolvendo il problema gastrico, si è chiuso il rubinetto che mi colava dal naso e quindi sono riuscita a associare questo sintomo. Poi ne ho ritrovati in altri pazienti. Qua ci sono una serie di dolori: dolore retrosternale, dolore intercostale, dolore dietro la schiena all'altezza dello stomaco. Ora, questi dolori qua sono tutti quanti dolori che tutti quanti dicono: ma io mi sento come se mi facesse male, come se avessi fatto allenamento, tipo dei dolori qui tra le coste, oppure dico: mamma mia, che mal di schiena. Ok, quando è a questa altezza qui, quindi a livello dello stomaco, molto probabilmente è un problema di stomaco. Ok, mal di testa inspiegabile. Ok, a meno che non abbiamo preso freddo o soffriamo di allergie e quant'altro, in realtà se ci viene da un momento all'altro un mal di testa potrebbe essere un problema di stomaco. Poi abbiamo mancanze, carenze varie di vitamine e minerali, residui di cibo nelle feci, abbastanza banale come cosa. Ora questi tre mi premono tantissimo, soprattutto per chi ha problemi di cuore, che in realtà spesso li associano a un problema di cuore, fanno impazzire i cardiologi, in realtà è un problema di stomaco. Tachicardia a riposo, tachicardia quando si passa da una posizione seduta o sdraiata a una posizione in piedi, tachicardia notturna o a risveglio. Ok, queste qui, mi raccomando, non fate impazzire i cardiologi, molto probabilmente è più un problema gastrico che non una cosa. Alcuni miei pazienti mi dicono: ma se io non ho nessuno di questi, comunque potrebbe esserci un problema di ipocloridria. Vorrei, vi faccio alzare, vi prego, non fate i pigri, alzatevi tutti quanti e facciamo un piccolo esercizio. Mettete entrambe le mani a lancia, e me le puntate, se avete presente, quando si incrociano le costole al centro dello sterno, ok? Vedete che c'è una sorta di affossamento subito dopo lo sterno, ok? Al centro. Se spingete e sentite dolore che compare dietro la schiena o immediatamente sopra lo stomaco, o sentite una sensazione di ansia che vi risale su, addirittura una sorta di soffocamento, è molto probabile che voi abbiate un problema gastrico. Prego, vi potete risedere. Se qualcuno ce l'ha esca pure, perché vuol dire che mangia male, eh? No, oppure è molto stressato. Ecco. No, non lo dite qua che mangiate la pizza, su via. Allora, le cause dell'ipocloridria. Se avete problemi di tiroide, ipo e cose varie, potreste anche avere problemi di ipocloridria, soprattutto se avete dei problemi intestinali che non riuscite a tamponare in nessun modo. Se siete stressati, l'abbiamo detto proprio alla prima diapositiva, ok? Ma anche se avete un sonno discontinuo che quindi causa stress, ok? O comunque problemi di sonno vari. Poche proteine e tanti amidi. Quindi mangiare fagioli per pescare qualche proteina all'interno di chili di amido molto probabilmente non è una buona strategia per prendere le proteine. Giusto così, non buttarla così. Vizi reiterati o eccessivi, appunto abbiamo parlato di alcol, ma c'è anche la cioccolata, ahimè, perché io adoro la cioccolata, però in realtà fino a che un cubetto, ok, una tavoletta magari potrebbe dare problemi di stomaco. Poi abbiamo respirazione scorretta, l'abbiamo visto sia come sintomo, ma in realtà è pure un'abitudine nostra respirare male, quindi magari imparare a respirare bene ci potrebbe portare tante giovamenti. Poi abbiamo i medicinali. I medicinali, tantissime classi di medicinali possono intaccare lo stomaco, tra cui quelli per i problemi gastrici, gli antiacidi, gli inibitori della pompa protonica e anche il bicarbonato, per chi gli piace prendere le cose naturali, in realtà fa un effetto che comunque dà fastidio. Poi abbiamo Helicobacter pylori, che è un batterio, ok? Quindi va trattato, cioè la presenza di questo batterio è meglio togliere. E poi abbiamo un'ernia iatale, questa qui diciamo che se è presente è difficile, anche trattando direttamente l'ipocloridria, che i sintomi scompaiano totalmente, è un po' difficile, però diciamo che quantomeno si possono attenuare e rendere sopportabili. Poi abbiamo i danni, ovviamente, arriviamo. Allora, io di solito divido i danni dell'ipocloridria in due parti, quelli che vanno verso l'alto e quelli che vanno verso il basso.
dato che lo stomaco è al centro, cerchiamo di capire come accadono, quali sono in modo ordinato. Diciamo, partiamo da un soggetto che ad esempio si mangia una bistecca e ha problemi di stomaco. Quello che succede è che la permanenza della bistecca all'interno dello stomaco si allunga, diciamo, più del dovuto. A un certo punto lo stomaco, un po' stufo di questo lavoro che incessante e non riesce a risolvere, diciamo, dice all'esofago: ma magari ci pensi tu a gestire questo problema, perché io non riesco a gestirlo. Ovviamente quella che l'acidità di stomaco, lo stomaco riesce a tollerarla, perché? Perché è programmato per ospitare quella quantità di acido. Appena un minimo passa attraverso l'esofago, ovviamente noi sentiamo quel bruciore che è caratteristico del reflusso gastroesofageo e porta ovviamente ai problemi alle corde vocali, ok? Quindi abbassamento di voce, tutto quello che abbiamo parlato di sintomatologia, o i danni a carico di denti, bocca e, diciamo, infezioni varie del cavorale. Poi abbiamo verso il basso la disbiosi. Allora, abbiamo detto che lo stomaco sta contrattando, con lo stomaco la trattazione non ha funzionato, ok? Perché? Perché ovviamente dice l'ha preso questo cibo, ma in realtà ha creato dei problemi, quindi ovviamente o diamo di stomaco o a un certo punto il cibo passerà nell'intestino. Nel momento in cui passa nell'intestino comincia il peggio. Perché? Perché l'intestino funziona grazie a un ordinato gradiente di concentrazione batterica. Che cosa vuol dire? L'intestino nel punto in cui parte dallo stomaco, in realtà è poco popolato di batteri, mentre man mano che progredisce lungo il tubo intestinale comincia a popolarsi sempre di più. E ci ritroviamo poi nel crasso con tutte quelle popolazioni batteriche che svolgono le più svariate funzioni, dalla digestione, dalla produzione di sostanze, all'assorbimento e quant'altro. Cosa succede quando l'acidità di stomaco è troppo scarsa? L'acidità di stomaco serve, oltre che per aiutare gli enzimi digestivi a funzionare correttamente, serve anche a proteggere quel cibo molto ricco che esce dallo stomaco dall'attacco dei batteri residenti nel tenue. Okay? Sono pochi se l'acido funziona. Invece che cosa succede quando l'acido comincia a essere ridotto? Che il cibo nutriente che esce dallo stomaco non è più protetto e quindi i batteri si possono cibare dello stesso, si possono nutrire di quel cibo lì. Ovviamente trovando nutrimento proliferano. E ovviamente che cosa succede? Richiamano altri amici dal crasso e fanno festa nel nostro intestino, creando quello che viene conosciuto come SIBO. Okay? E questo che cosa succede? Ovviamente questo ammasso enorme di batteri dove non ci dovrebbe essere genera tutta una serie di produzione di metaboliti, di tossine che vanno ad infiammare la parete intestinale, generando quello che molti conoscono ormai, che si chiama leaky gut o intestino permeabile, ma è semplicemente l'incapacità dell'intestino di filtrare correttamente le sostanze. Infatti una delle funzioni dell'intestino, diciamo, se la sua parete è perfettamente funzionante, è quella di selezionare le sostanze che devono entrare nel nostro corpo e le altre ovviamente portarle nelle feci. Queste due componenti portano a un problema molto più grande, collaterale, che sono le infezioni ricorrenti. Per capire come la SIBO e la leaky gut possono portare a infezioni ricorrenti, dobbiamo immaginare il nostro sistema immunitario come composto da 3 componenti fondamentali. Le prime sono gli epiteli. Gli epiteli funzionano, che possono essere quelli della pelle, quello dell'intestino, funzionano da barriere tra l'ambiente esterno e noi, ok? Sono come delle mura di cinta di un castello. Poi ci sono i batteri, che sono presenti sia sulla nostra pelle che nell'intestino, ma in realtà in tutti i distretti corporei, che fanno, diciamo, l'avanguardia delle nostre difese. E poi ci sono, dopo, nelle retrovie, ci sono i linfociti e il nostro sistema immunitario, diciamo, propriamente detto. Quindi, in realtà, se noi abbiamo già le prime 2 difese ridotte all'osso, ovviamente noi ci ritroviamo cioè è abbastanza scontato che ci ritroviamo a combattere regolarmente con infezioni ricorrenti.
Ovviamente tutto quel disastro che abbiamo combinato tra SIBO, leaky gut, infezioni, diciamo che c'è un po' troppa gente nel nostro intestino, ok, e soprattutto anche ospiti non desiderati, generano del malassorbimento. Che cosa vuol dire malassorbimento? Malassorbimento semplicemente noi mangiamo, ma in realtà il nostro corpo non si nutre, ci sono altri esseri che si nutrono di quello che noi mangiamo, ok? O comunque non riusciamo a assorbire correttamente perché il nostro intestino è compromesso. Questo genera tutta una serie di squilibri, tra cui quelli più importanti sono quelli ormonali. Perché sono quelli più importanti? Perché gli ormoni sono i direttori d'orchestra del nostro corpo e se il direttore d'orchestra gli fa male la pancia, in realtà gli orchestranti non riescono ad essere coordinati. Altri problemi, ovviamente portano all'instabilità dell'umore. Quanti hanno problemi tiroidei, problemi surrenali e problemi ormonali? Le donne lo sanno benissimo e i mariti di donne sanno benissimo quanto gli squilibri ormonali possono essere portatrici di instabilità dell'umore. E abbiamo in tutto, quando il nostro corpo è così distratto a gestire situazioni che in realtà non dovrebbe gestire, perché in realtà in un equilibrio la SIBO non ci dovrebbe essere, la leaky gut non ci dovrebbe essere, le infezioni dovrebbero essere gestite correttamente, quindi il nostro corpo dovrebbe assorbire correttamente, quindi in tutto in equilibrio, in realtà andrebbe tutto bene. Il problema è che quando tutto quello squilibrio lì avviene, noi ci ritroviamo a rispondere in modo esagerato ad elementi che in realtà sono nostri amici o comunque non sono nocivi, ok? E quindi produciamo quelle che sono risposte allergiche o di intolleranze. Tutto questo in realtà non è niente se non consideriamo nel suo insieme. Perché tutto quello che abbiamo considerato prima in realtà sono degli stimolatori dell'infiammazione, ok? In realtà porta praticamente a una cascata di infiammazione ininterrotta nel quale praticamente si perpetua questa cascata senza mai fermarsi, generando quella che noi chiamiamo sindrome metabolica o infiammazione silente. Ovviamente questo avviene con il tempo. Chi si ritrova con una malattia autoimmune, in realtà il processo è iniziato molti anni prima, non è mai una cosa dalla sera alla mattina, ma non sono soltanto le malattie autoimmuni, in realtà sono quasi tutte le malattie che sono al centro della nostra società, che hanno lo stesso meccanismo, ok? Quello che dobbiamo fare è cercare di interrompere il meccanismo il prima possibile, per questo vi ho fatto fare anche il giochetto di cercare di diagnosticare, perché se il medico non ve lo dice, dovete dirglielo voi, dice io ho un problema di stomaco, ok, cioè aggiustamelo, fai a parte che vi darai gli antiacidi, quindi è meglio che non lo chiedete al medico, però vabbè, quello è un altro paio di mani, quello è un'altra storia. Allora, andiamo avanti, abbiamo capito tante cose, adesso cerchiamo di capire velocemente come trattare l'ipocloridria. Allora, intanto alimentazione paleo. Ok, no, la base è un'alimentazione naturale, poi uno può essere più o meno talebano, quello là non importa, ok? Poi c'è Angelo che è in alto, noi siamo insomma semplicemente dei pivelli rispetto a lui. Comunque alimentazione paleo va benissimo. Diciamo che però da sola non basta, soprattutto se il problema è annoso. Ok, cioè nel senso, alcune persone anzi si ritrovano male passando dal veganesimo all'alimentazione paleo proprio perché hanno un problema di ipocloridria e noi cerchiamo di correggere questo problema con un'integrazione che si chiama beta-in-HCl. Ci vorrebbe una mezz'oretta ancora per spiegare che cos'è la beta-in-HCl e come funziona. Io vi dico soltanto che funziona perfettamente all'opposto degli inibitori della pompa protonica e degli antiacidi. Questo è quello che vi deve servire. Gli enzimi digestivi sono soltanto un appoggio iniziale qualora la vostra digestione sia veramente distrutta. Ok, ovviamente digerire proteine così quando uno ha un problema serio gastrico potrebbe essere difficile, aggiungiamo gli enzimi digestivi che poi andremo a togliere. Enteros gel, questo qua è un gel pulitore, serve per pulire l'intestino. Quando c'è una morte massiva di flora batterica ci può essere una liberazione di sostanze, ok? Anche metaboliti che comunque in eccesso possono dare fastidio. Se noi ci premuriamo di toglierli regolarmente possiamo quantomeno limitare gli effetti collaterali. Fermenti, di solito non li do mai all'inizio
perché alcune volte c'è un eccesso di flora batteria, quindi dare i fermenti all'inizio potrebbe creare ulteriore squilibrio. Diciamo che poi questa qui è molto soggettivo e si valuta da caso a caso. Riduzione temporanea di alimenti sensibilizzanti l'intestino. Questo è importante perché appunto ci sono alcuni casi nel quale l'intestino è talmente danneggiato che veramente non riesce a gestire magari anche le verdure a foglia e similari. È meglio eliminarle per un primo periodo, quando viene ripristinato l'intestino si possono reintrodurre tranquillamente. Poi abbiamo ginnastica specifica, che sia una posturale, imparare a respirare, massaggiarsi, riprendere contatto con la parte addominale del proprio corpo, che nessuno, cioè chi è che si tocca la pancia, a parte le mamme incinta, nessuno, non abbiamo più contatto con quella parte lì, potrebbe aiutare, okay? Anzi, aiuta tantissimo. Lavoro psicologico. Io non amo gli psicologi, ma in realtà molti delle persone che hanno ipocloridria l'hanno in seguito a traumi. I traumi rimangono lì a lavorare, anche se noi non ci pensiamo. Se riusciamo a fare un buon lavoro sul trauma, in realtà il problema di ipocloridria si può risolvere molto prima, che non lavorando soltanto sul corpo. E poi, molto banalmente, il trattamento con antibiotico per il Helicobacter pylori, perché ovviamente se ci sta il batterio bisogna toglierlo, poi dopodiché quello sopra funziona, ok? Però appunto se c'è quello... Io praticamente ho finito e quello che vi volevo chiedere soltanto è questo. Intanto grazie, veramente grazie. Volevo dirvi due cose, vi prendo 30 secondi e poi me ne vado. Io sono autrice di Dietro la malattia e Tiroide X-Files, che sono in promozione qui fuori. Sono collaboratrice, editrice e redattrice con Angelo Rossiello della rivista Immunoreica Magazine, che io spero che cambi la storia della medicina funzionale, lo spero fortemente. Questo è tutto. Ci vediamo. Bravissima Ethel, complimenti, bravissima. Una dottoressa, un mito.